Tutto o quasi inizia con l'Oyster Perpetual nel 1931 e ve ne voglio parlare in questa nuova puntata tra pochi istanti dopo la sigla. Iniziamo. Era il 1926 quando Rolex presentò al mondo il suo primo Rolex Oyster, che peraltro era molto particolare perché aveva una cassa ottagonale. Lo schema di questa cassa era molto semplice, quello di garantire l'impermeabilità, e da qui il nome Oyster, attraverso una lunetta a pressione che ancora oggi è presente praticamente su qualsiasi orologio Rolex con cassa Oyster, fondello avvitato e corona avvitata, corona che poi nel corso degli anni naturalmente vide diverse evoluzioni in base anche al tipo di modello su cui montava, con un numero diverso di guarnizioni a seconda della tenuta da garantire. Questo orologio si chiamava Oyster, come abbiamo detto, perché Hans Wilsdorf nel 1926 dichiarò che l'ostrica è la regina dei mari che lascia al suo esterno qualsiasi tipo di impurità, e allo stesso modo doveva fare la cassa Oyster, che nel 1926 sbaragliò la concorrenza, che a quel punto dovette adeguarsi proprio perché gli orologi da polso dovevano essere impermeabili. E Rolex, che non è certamente nuova, ha ottime strategie di marketing, già nel 1927 sfruttò l'immagine della campionessa di nuoto Mercedes Kleitz, che attraversò la manica con un Oyster al polso, dimostrandone la grande efficacia, la grande tenuta e consacrando Rolex nel mondo dell'orologeria sportiva. Soltanto 4 anni dopo, nel 1931, Rolex presentò un'altra rivoluzione nel mondo dell'orologeria, sebbene non fosse una novità in termini assoluti, ma era una novità in termini invece standard, cioè il rotore perpetual. Da qui Oyster Perpetual, ovvero un orologio che sul suo quadrante riportava fieramente la dicitura self-winding, ovvero si ricarica automaticamente, così da non dover neanche più svitare ogni volta la corona per caricare l'orologio, con buona pace della filettatura della corona, che così non doveva più essere messa sotto sforzo tutti i giorni per poter ricaricare l'orologio. Da quel momento la strada di Rolex fu abbastanza serena. Nel 1945 presentò il Datejust, che poi rinnovò e che ampliò nella gamma dei Date, e tutto ciò che già sappiamo e di cui abbiamo già parlato. Ma oggi volevo concentrarmi in questa puntata invece sugli Oyster Perpetual che sono stati recentemente presentati da Rolex, e alcuni dei quali sono già fuori produzione, con quadrante colorato, perché sì, hanno un po' diviso gli appassionati, i detrattori e gli estimatori del marchio, ma hanno sicuramente messo tutti d'accordo su una cosa: gli orologi colorati effettivamente piacciono. Non è un caso difatti che dopo il lancio di Rolex tantissime altre maison più o meno in linea con il mercato della casa coronata si sono poi adeguate, presentando a loro volta orologi colorati, molto spesso con colori molto simili o del tutto uguali a quelli presentati da Rolex. Mi riferisco per esempio a Omega, così come Oris, o da ultimo anche Audemars Piguet, che ha presentato un set di 10 colori di orologi incastonati con pietre preziose. Ecco, ma da dove nascono i quadranti colorati di Rolex? Fermi, prima di continuare volevo ringraziarvi, siamo sempre di più qui su TOC, e volevo chiedere a chi ci segue da tanto, a chi guarda tutti i nostri video e non è ancora iscritto, di farlo. Non cambia nulla, è gratuito, però per noi fa una grande differenza. Grazie. Quando nel 2020 Rolex, sorprendendo un po' tutti, ha presentato i suoi Oyster Perpetual in varie colorazioni e varie misure, abbiamo un po' tutti avuto un déjà vu. Non era infatti la prima volta che Rolex utilizzava dei quadranti colorati, anzi era una nuova reinterpretazione di quelli che erano stati gli Stella Dial dei Date in oro. Infatti proprio negli anni 70, all'interno della collezione dei Date, sia in oro giallo che in oro bianco, vengono inseriti dei nuovi orologi con dei quadranti molto simpatici, molto colorati, molto divertenti, che vengono denominati Stella Dial. Il nome non ha nulla a che vedere con i diamanti incastonati sui quadranti al posto degli indici, perché Stella era l'azienda
che produceva questi quadranti smaltati per Rolex. I diversi quadranti che venivano montati su questi Stella Dial, i Day-Date degli anni 70, ricordiamo che il Day-Date nasce nel 1956 e introduce per la prima volta la complicazione del giorno della settimana indicato per esteso, erano il malva, giallo, corallo, rosa, turchese, verde, blu, arancio, rosso e sangue di bue, oppure bordeaux se vogliamo. E tutti oggi naturalmente hanno grande fascino, lo hanno sempre avuto, anche perché in realtà sono degli orologi molto rari, sia con pietre preziose sia anche con normali indici a bastone. Sono molto rari perché negli anni 70, come abbiamo detto, questi quadranti furono realizzati dalla Stella SA, azienda ubicata a Ginevra e che era specializzata in vernici laccate. A sua volta la Stella, come riporta italianwatchspotter.com, riforniva poi il produttore di quadranti Stern Freret, che si occupava della produzione di questi ultimi a partire dai pigmenti colorati che venivano forniti da Stella. La produzione ufficiale di questi orologi, di questi Day-Date Stella Dial, si conclude negli anni 90 dopo piccole produzioni dei quadranti, anche se nel 2013, come riporta italianwatchspotter.com, venne commissionata da un noto dirigente non esecutivo di Rolex una serie limitata di Daytona a carica manuale e di Day-Date con cristallo in zaffiro. In particolare questo Day-Date fu realizzato in un unico modello in oro bianco con quadrante giallo e diamanti a baguette e a brillante e un rarissimo disco dei giorni in latino. La loro esistenza è certa, come potete vedere da questa foto estrapolata da A Collected Man. Insomma, questi Oyster Perpetual del 2020 hanno degli antenati illustri e sono appunto questi Day-Date Stella Dial che furono prodotti in pochi pezzi e che in realtà si discostavano completamente dalla produzione e da quello che era sempre stato il catalogo molto sobrio o quantomeno molto serioso di Rolex, costituendo appunto una novità che all'epoca in realtà non fu molto apprezzata, non fu molto gradita, ed è anche questo il motivo per cui oggi sul mercato gli Stella Dial coevi e in ottime condizioni sono davvero rarissimi. Allo stesso modo gli Oyster Perpetual del 2020 si discostano da quella che è sempre stata fino ad oggi la filosofia Rolex, almeno dopo la produzione degli Stella Dial colorati. Eppure sono degli orologi che hanno probabilmente un solo scopo, quello di creare qualcosa di unico che in futuro poi potrà rappresentare l'heritage della Maison. Prova probabilmente ne è il fatto che tanti di questi Oyster Perpetual colorati sono già usciti di produzione a un solo anno di distanza dalla loro messa in commercio, il che li rende molto rari e anche molto apprezzati sul mercato dell'usato o comunque sul mercato grigio dei reseller. Questo perché sono di fatto dei pezzi di collezione ed è stata la stessa Rolex a deciderlo. In produzione ce ne sono ancora alcuni di alcune misure, come per esempio il verde Rolex, che è presente ancora anche nella sua versione da 41 mm, che poi calibro alla mano sono 39 mm effettivi, come invece sono stati dismessi il giallo, il corallo o il turchese, il famoso Tiffany per così dire, quantomeno nella loro versione da 41 mm. In realtà il giallo e il rosso non sono più presenti in nessun caso, mentre il turchese per esempio rimane in produzione da 31 e da 36 mm. Si tratta comunque di scelte un po' particolari da parte di Rolex che naturalmente non ci è dato spiegare in nessun modo, ma che probabilmente hanno lo scopo appunto di rendere questi orologi esclusivi, rendere questi orologi dei pezzi da collezione, che oggi naturalmente vengono tanto criticati dagli appassionati, ma che probabilmente in futuro potranno rappresentare in realtà qualcosa con un vero valore collezionistico, anche perché la loro produzione, come per gli Stella Dial, è estremamente limitata. Un anno solo di produzione per i vari colori, insomma, significa
poche migliaia di pezzi. In questo caso ci viene in aiuto WeWatches.com, il nostro partner ufficiale, la nostra enciclopedia online, la cui iscrizione è gratuita, quindi vi invito a visitarlo, che mette a disposizione grafici, andamento di mercato di tante referenze da Rolex a Omega a Tudor, ma anche la storia degli orologi e le loro caratteristiche tecniche, insomma un vero e proprio catalogo dove approfondire la conoscenza di determinate referenze, e ci viene in aiuto con i suoi grafici dove vediamo quello che è stato l'andamento di questi Oyster Perpetual colorati, che naturalmente hanno da subito sfruttato l'andamento al rialzo del mercato per poi vedere un assestamento neanche troppo evidente, soprattutto per quelle referenze come il corallo e il giallo che appunto sono rimasti in produzione soltanto un anno. Sono orologi che hanno un listino molto basso, per Rolex sono gli entry level del catalogo, per quanto assurdo possa sembrare, con dei prezzi che si attestano attorno ai 6.000 euro di listino. Orologi che però non sono mai scesi sotto i 10.000 euro e che, per esempio, per il quadrante verde da 41 mm hanno raggiunto picchi di quasi 18.000 euro per assestarsi oggi attorno ai 12.000 euro, anche se ritengo che un orologio del genere, nel colore Rolex per eccellenza, il verdone, se dovesse uscire di produzione a questo punto dopo 2 anni dal lancio, potrebbe vedere delle rivalutazioni davvero importanti, nonostante il mercato, come abbiamo avuto modo di vedere in questi mesi, sia molto volubile e non offra certezze di nessun tipo. Da qui, come ho sempre detto, sugli orologi si gioca con i soldi che non servono. Come dicevamo, invece, gli Oyster Perpetual che sono già usciti di produzione, in particolare il giallo e il corallo da 41 mm, hanno visto degli aumenti consistenti fin sopra i 20.000 euro e oggi si attestano attorno ai 18.000 euro e pare non vogliano scendere. Naturalmente oggi possono sembrare dei prezzi assurdi, esagerati, probabilmente lo sono, probabilmente torneranno a costare quanto il listino, anche se non sono più in produzione. Non è dato saperlo, anche perché siamo in un periodo davvero difficile, ma è anche possibile in realtà che, trattandosi di pezzi di fatto limitati, possano invece, soprattutto nel futuro, sperando che le cose migliorino e si sistemino nei prossimi mesi e nei prossimi anni, vedere delle rivalutazioni consistenti. È vero, non sono orologi complicati, al loro interno c'è un semplice 3230 senza data, il famoso calibro Rolex da poco aggiornato e che prende la sua architettura dal 3130, niente di particolare, però è anche vero che Rolex ci ha abituati a questo. I suoi orologi più famosi non sono degli orologi complicati, ma fondano il proprio valore collezionistico su altri aspetti, come può essere appunto una produzione molto limitata. Vi ricordo che il Daytona Paul Newman, appartenuto a Paul Newman e battuto per 18 milioni di dollari, l'orologio da polso più costoso battuto in asta della storia, al suo interno ha un Valjoux. Ora, piacciono o meno, condivisibili o meno, gli Oyster Perpetual sono un piccolo raggio di sole nel catalogo Rolex, con i loro illustri antenati di cui abbiamo parlato, i Day-Date Stella Dial, e che ho sempre reputato molto interessanti perché purtroppo sono anche molto difficili da trovare, soprattutto al listino. Tra tutti il mio preferito indubbiamente è il verde, anche se mi piacciono tutti gli altri colori, magari il rosa dedicato più a un pubblico femminile, ma il verde lo vedo come il colore Rolex, come il colore che rimane comunque più sobrio e più utilizzabile in generale. Insomma, d'estate un bel giallo o un bel turchese di sicuro non mi dispiacerebbero, ma per il futuro vedo quel verde Rolex il più interessante tra tutti. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro colore preferito, ne parliamo assieme come al solito. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui, se ci siete arrivati iscrivetevi, è gratuito, ci vediamo qui su Tok in una prossima puntata. Ciao!